io sono Livia di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Toscana, a Siena e dintorni. Queste saranno le nostre tappe di questi 2 giorni. Partiamo dal borgo di San Gimignano, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel Medioevo divenne una delle tappe della via Francigena, essendo punto di intersezione con la strada tra Pisa e Siena. Nel XIII secolo, sotto Ghibellini, conobbe un periodo di fioritura economica, grazie anche al commercio dello zafferano. Le ricche famiglie del tempo costruirono le case-torri come simbolo di potere e di supremazia. Delle 72 torri del 300, oggi ne rimangono solo 14. Ma hanno valso a San Gimignano il soprannome di Manhattan del Medioevo. A metà del 1300, stremata dalla peste e dalla carestia, la città si consegnò spontaneamente al dominio di Firenze e in quel periodo vennero rinforzate le mura cittadine. Le architetture religiose e il palazzo comunale contengono importanti opere di artisti senesi e fiorentini. Andiamo ora a Siena. La Basilica di San Francesco fu costruita nel XIII secolo in stile romanico e ampliata nei successivi 2 secoli nella struttura gotica attuale. Proseguendo verso il centro si notano alcune contrade delle 17 suddivisioni storiche della città. Passiamo per Piazza Salimbeni e Palazzo Tolomei e arriviamo in Piazza del Campo, considerata tra le piazze più belle del mondo. Qui si svolge il famoso Palio 2 volte all'anno. Ha una forma a conchiglia leggermente pendente, divisa in 9 spicchi. Ammiriamola dall'alto degli 88 metri della Torre del Mangia. La torre prende il nome dal suo primo custode, ribattezzato dai senesi Mangia Guadagni, per la sua propensione allo sperpero. Il biglietto cumulativo per la salita alla torre comprende anche la visita al museo civico, ospitato nel palazzo pubblico. Tappa successiva al battistero, con le sue 3 navate affrescate e il fonte battesimale in marmo e bronzo, decorato da vari artisti, tra cui Donatello. Anche il Duomo lascia senza fiato, è uno degli esempi più illustri di cattedrale romanico-gotica italiana. L'interno è ricco di particolari, dal pavimento alle vetrate. Da non perdere la libreria Piccolomini, costruita nel 1492 lungo la navata sinistra e affrescata dal Pinturicchio. Salutiamo la città dal punto panoramico della terrazza del Facciatone. Prossima tappa, l'abbazia di San Galgano a Chiusdino. È completamente in rovina, con le sole mura rimaste da quando un fulmine colpì il campanile a fine 1700 ed il tetto crollò. I suoi resti spettacolari sono considerati tra i più suggestivi dell'architettura gotico-cistercense italiana. Nella vicina rotonda di Monte Siepi è custodita la spada di San Galgano, divenuto eremita nel 1180, dopo una giovinezza sregolata, pregando davanti alla croce formata dall'elsa della sua stessa spada conficcata nella roccia. Montepulciano è la nostra ultima tappa. Con origini etrusche, oggi è un bel borgo medievale a forma di S e racchiuso in 3 cerchie murarie tra gli uliveti e le vigne di Val d'Orcia e Val di Chiana. Piazza Grande è rimasta ferma al 1500. Il Duomo, con il suo esterno austero, contiene numerose opere d'arte. Palazzo Nobili Tarugi fu progettato da Antonio da Sangallo. Il Pozzo dei Grifi dei Leoni ha lo stemma dei Medici con le 6 sfere sul davanti e il giglio fiorentino sul retro. Il Palazzo Comunale fu voluto da Cosimo I dei Medici, simile al Palazzo della Signoria di Firenze. Si può salire sulla splendida terrazza merlata e ammirare il panorama dalla torre comunale. Prima di ripartire non dimenticate di acquistare il famoso vino di Montepulciano. Qui finisce la nostra gita di 2 giorni a Siena e dintorni. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari.
Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Allacciate le liane!